Ciao carissimi utenti, allora come avete potuto già notare dal titolo del video che ho dato al video, oggi si parlerà di Windows 7 o Windows 7, il sistema operativo insomma quello che ha spopolato, che ha venduto veramente tanto perché siamo passati ai tempi stiamo parlando, dal famoso Vista che è stato completamente un flop, il Vista avendo problemi insomma già aveva cambiato molto di grafica rispetto ai sistemi operativi precedenti, comunque non andava proprio bene il sistema operativo e il 7 finalmente è stato veramente un'innovazione, quindi è il sistema operativo credo che abbiano utilizzato al mondo moltissime persone, quindi scaricato da milioni di utenti, quindi veramente un sistema operativo che aveva quasi nulla di pecche, cioè non aveva nessun punto che non andasse a favore di questo sistema operativo, veramente fatto bene. Ovviamente quindi dal titolo avete capito se il 7 o il 7 può essere ancora utilizzato oppure il 7 non si può utilizzare. Quindi oggi vi do, diciamo, il mio parere, il mio consiglio. Questo perché? Perché comunque mi è stato chiesto nelle email, vi ricordo l'email per qualsiasi contatto con me, potete utilizzare laio.info@libero.it per qualsiasi informazione, oppure anche tramite messaggio, sempre quelli che fate voi su YouTube, cioè se il 7 può essere utilizzato o no, e io questo l'ho visto soprattutto nelle email, se si poteva ancora utilizzare, fare un utilizzo di questo Windows 7, e soprattutto l'ho visto anche con dei computer che entrano in laboratorio, insomma, di miei clienti, computer di miei clienti, che devo dire, sono molti e ancora tuttora utilizzano il Windows 7, ahimè. Dicendo ovviamente ahimè, già potete capire la risposta che io do a questo video, quindi se l'utilizzo di Windows 7 può essere ancora fatto o no. Diciamo che ci sono due vie che si possono seguire, non è che non si possa ancora utilizzare il Windows 7 perché meccanicamente, diciamo via software, quello che sia, funziona se non dobbiamo lavorare molto praticamente con internet, quindi se abbiamo quei 2 o 3 programmini che ovviamente si riescono ancora ad installare su Windows 7, e quindi se utilizziamo sempre quei programmini magari offline, che vi posso dire vi serve solo il computer per scrivere una lettera Word, un documento, per guardare per esempio le fotografie, immagini, quello che sia, qualche video, magari ancora c'è qualche programmino che permette di fare tutto ciò, quindi l'importante è che non si gira sull'online e il Windows 7 magari in questo caso può essere ancora utilizzato. Però perché io vi sconsiglio l'utilizzo tutt'oggi di Windows 7 e soprattutto lo sconsiglio già da parecchio tempo, anche da qualche annetto? Perché purtroppo già, come tutti già sicuramente ben sapete, Windows 7 non è in disuso, non riceve più aggiornamenti già da anni. Quindi questo che significa? Io già ho fatto un video in precedenza per quanto riguarda il Windows Update, quindi gli aggiornamenti di Windows che sono importantissimi e che devono essere fatti. Sicuramente qui ci sarà gente che ovviamente vede altri canali dove si dice che l'aggiornamento è un pericolo, insomma, dobbiamo stare tutti attenti agli aggiornamenti perché distruggono i computer, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente ogni creator ha la sua tesi, la sua teoria, quindi io vi consiglio invece di fare tutti gli aggiornamenti possibili e immaginabili per quanto riguarda il Windows, perché vi ricordo che sono aggiornamenti di correzione, se qualche aggiornamento può portare qualche problemino, ma non mai che il computer vi possa esplodere e distruggersi, da quello che si vuol far credere, gli aggiornamenti proprio servono per avere una maggiore sicurezza nel nostro computer. Vi ricordo che la sicurezza non è soltanto data dall'antivirus, quindi in questo caso mi collega al famoso Windows 7. Voi non è che siete sicuri solo perché avete un antivirus, e già là c'è sempre difficoltà a trovare programmi aggiornati per Windows 7, perché ormai, essendo in disuso, nessuna casa fa più installazioni per Windows 7, quindi potete capire bene che anche trovare lo stesso antivirus è veramente difficoltoso. Se qualche casa c'è, vi stavo dicendo poc'anzi che non è data solo dalla sicurezza dall'antivirus, ma deve essere ovviamente accoppiata alla sicurezza comunque di Microsoft per quanto riguarda gli aggiornamenti. Ovviamente l'antivirus non aggiorna il sistema operativo, aggiorna il suo database, quindi tutto quello che riguarda il comparto virus, malware, spyware, phishing, tutto quello che sia Rocket. Quindi tutto il comparto antivirus, ma il comparto aggiornamenti di
i classici K080 eccetera eccetera, tutti questi aggiornamenti sono di Windows, quelli li può fare soltanto Microsoft e lì dobbiamo fare, perché lì ci sono aggiornamenti soprattutto di sicurezza e vi posso dire che dai 20 anni di lavoro che ho io su questo campo non è mai entrato, si può dire, un computer che si sia guastato per gli aggiornamenti, quindi quello degli aggiornamenti che non si debbano fare o che portano danno, sinceramente io la reputo una grossa fesseria. Comunque ognuno può dire quello che vuole nel proprio canale, ci mancherebbe. Io vi consiglio sempre di fare gli aggiornamenti, questa è una piccola parentesi, in modo che già sapete che siete parati dall'antivirus, quindi dai virus attraverso l'antivirus e gli aggiornamenti che fa l'antivirus e attraverso gli aggiornamenti invece che fa il sistema operativo Microsoft. Cosa c'entra tutto questo con 7? C'entra perché abbiamo detto che se al 7 mancano questi aggiornamenti che ovviamente già da anni non arrivano più, siete completamente quasi alla mercé di tutto, quindi potreste essere bucati in qualsiasi momento, quindi con i danni che ne derivano insomma da questa mancanza di aggiornamenti. Quindi in questo caso per questo io sconsiglio l'utilizzo soprattutto nell'online, perché fino a quando voi siete offline, quindi non andate su internet, ancora potete utilizzarlo, anche se io proprio sconsiglio con tutto, però se avete la necessità di avere questo set perché vi ci trovate veramente bene e non andate online, potete utilizzarlo. Se invece, ahimè, dovete andare online, ve lo sconsiglio, quindi avete perso molto tempo per disinstallarlo. Quindi in questo caso che si deve fare? Dovete passare a un sistema operativo, dovete fare un upgrade di sistema operativo, quindi passare a un sistema operativo superiore. Quindi in questo caso, saltando l'8.1 che completamente non va peggio del 7, dovete passare minimo al 10, che sia l'Home o che sia il Pro. Io di tutti i sistemi operativi comunque tendo sempre a far installare, far acquistare sempre la versione Pro, che è la versione top del sistema operativo. Però è pur vero che la differenza fra Home e Pro la sente soprattutto un tecnico che deve lavorare, perché lì si sente la differenza. Un utente normale che deve fare il suo lavoro non sente questa differenza fra Home e Pro, però un tecnico che deve andare a lavorare la differenza la sente e come. Quindi se avete la possibilità economica, perché è soltanto un costo economico, potete acquistare benissimamente la Pro. Se non avete quella disponibilità economica perché vi sembra eccessivo il prezzo, allora potete acquistare una versione Home che veramente è alla portata di tutti, adatta insomma per chi lavora a casa in maniera molto leggera, molto easy per tutti gli studenti. Quindi detto ciò, abbiamo detto fare un upgrade, quindi passare minimo al 10. Chi ha la fortuna può passare anche all'11. Ora, come si deve effettuare questo passaggio? Non lo possono fare tutti, perché questo è il cane che si morde la coda, quindi per questi molti utenti rimangono con il 7, perché ovviamente il passaggio da 7 a minimo 10 oppure l'11 ovviamente equivale ad un costo che può essere dal medio a un costo invece alto. Perché questo? Ve lo spiego subito perché è semplicissimo. Se avete la fortuna che la macchina abbia una scheda madre che sopporta i driver del Windows 10, qua purtroppo è termine tecnico, però non posso utilizzare altro termine, quindi per intenderci tutto quello che noi andiamo a collegare nel computer, quindi audio, scheda di rete, quindi cavettini per internet, scheda video, quindi la visualizzazione del monitor, tutti i driver, abbiamo già fatto un video anche sui driver, ovviamente è tutto messo nella scheda madre, quindi nella main board viene chiamata, questa piastra che è quella principale, quindi dove viene appoggiato a sua volta anche il processore. Qua vengono messi tutti i driver. Quando noi andiamo a installare il sistema operativo dobbiamo andare a installare tutti i driver, quindi video, audio, driver che vi posso dire di altre periferiche, PCI, tutto quello che andiamo a inserire nella scheda, ovviamente per funzionare bene e correttamente ha bisogno di un driver. Ora, se la vostra scheda madre è predisposta per l'installazione dei driver che ha e richiede Windows 10 o 11, siete fortunati perché dovete andare soltanto a pagare il sistema operativo in upgrade, quindi dovete andare a acquistare il sistema operativo ed installarlo. Quindi vi consiglio sempre, prima di effettuare una spesa inutile, controllate il codice della vostra scheda madre, andate nel sito originale, quindi se è un Asus andate su Asus Driver e vedete se già prima di comprare il sistema operativo esistono i driver per quella scheda madre per il vostro sistema operativo, quindi o 10 o 11. Se non esistono i driver non acquistate nessun sistema operativo perché non potete mai montare quel sistema operativo, perché poi non si sentirà l'audio, si vedrà lo schermo tutto tratteggiato perché non ci sarà il driver della scheda video e magari altre periferiche non vi funzioneranno, anche per esempio le porte USB, perché non esisteranno magari i driver per porto USB 3.0 o 2.0, quello che sia. Quindi
accertatevi prima di acquistare un nuovo sistema operativo se effettivamente la vostra scheda madre supporta quei driver. Dopodiché, e questa è la fase quella più semplice, quindi l'acquisto soltanto del sistema operativo. Però in questo caso che si deve fare? Se invece avete necessità, per esempio, di fare un upgrade del vostro sistema operativo, perché ormai le applicazioni che utilizzate, per esempio chi fa i video editing non monta più per esempio la versione del 7, perché essendo che è in disuso ovviamente qualsiasi casa non farà più driver per il 7 ma li farà solo per il 10 e per l'11, e avete necessità magari di fare video editing, di utilizzare magari programmi di fotoritocco tipo Photoshop, programmi di architettura tipo CorelDRAW, quello che sia. Cosa si deve fare? Avete la necessità. In tutto questo bisogna cambiare la scheda madre del vostro computer. Abbiamo detto che la scheda madre, essendo questa piastra dove vengono collegate tutte cose, a sua volta c'è anche il processore all'interno, lì la spesa può aumentare da un minimo soltanto della scheda madre più aggiornata ad un massimo, perché in questo caso nella scheda madre purtroppo c'è anche, abbiamo detto, ci sono anche, abbiamo detto, altri pezzi hardware, altri componenti hardware, quali che sono collegati all'interno, il processore e le classiche RAM. Ora, se una scheda madre aggiornata, seguitemi bene in questo passaggio perché capisco che è complicato per chi non, perché è profano insomma in questo argomento, chi ovviamente ha la scheda madre e ha il processore e deve acquistare una nuova scheda madre, magari il socket, quindi si parla del, come posso dire, il pezzettino hardware dove va, la calottina dove va incorporato, appoggiato il processore è collegato, è attaccato, non coincide più perché ovviamente è molto antico il processore vostro, quindi avete la necessità sia di andare a sostituire la scheda madre che è il processore a sua volta, e a sua volta ancora avete la necessità di andare a sostituire anche le RAM, perché magari le RAM vecchie non entreranno nella scheda madre nuova, perché effettivamente man mano si va avanti con gli anni, vanno aumentando le potenze insomma delle RAM e la qualità, il meccanismo della RAM, l'alloggio, l'ingresso. Quindi abbiamo detto che magari voi potete avere una scheda madre con Windows 7 con DDR2 ancora, ma magicamente la scheda madre nuova che andate ad acquistare non monta DDR2. Se siete fortunati magari monta DDR2, va bene per voi, ma magari monterà la DDR3, DDR4 e non alloggerà più. Quindi significa che per cambiare, passare a uno step successivo del sistema operativo, nel peggiore dei casi vi ritroverete sicuramente nel cambiare minimo scheda madre, processore e RAM, quindi tutto il blocco interno, che equivale quasi a fare tutto il computer nuovo, perché ricordiamoci che l'estetica non ce ne facciamo nulla, può rimanere per com'è, però una volta che andiamo a modificare l'interno scheda madre, processore e RAM, quindi il classico blocco a 3, è come se abbiamo la macchina effettivamente completamente nuova. Quindi capite bene che la spesa lì non è più una spesa che può essere di 60-70 euro solo della scheda madre, ma ci dovete aggiungere anche un processore che può costare altre 60 euro, ci dobbiamo aggiungere anche delle RAM che a sua volta possono costare anche delle 45-50 euro, quindi capite bene che non è più un lavoro soltanto di scheda madre, capite bene che è un lavoro molto più grosso. Quindi questo purtroppo si deve fare soltanto se si lavora molto con l'online, con internet, e se soprattutto vi richiede la vostra giornata lavorativa, eccetera, eccetera, vi richiede insomma l'utilizzo di alcuni programmi che ormai 7 non può più installare. Soprattutto per esempio parlando proprio di programmi semplicissimi, per esempio se ci avete fatto caso su 7 non funzioneranno più i browser vecchi che noi potevamo utilizzare, quindi Edge, Chrome, Firefox. Ovviamente se li installiamo lui magari fa utilizzare qualche cosa, però siamo sempre lì, non ricevono aggiornamenti, non sono più sicuri, e soprattutto quando noi andiamo a utilizzare browser significa che noi andiamo a cercare tutto quello che a noi interessa, quindi questo può essere alla mercé veramente di tutti. Molti browser invece addirittura non apriranno più nemmeno una pagina internet, quindi in questo caso ci sarà una scappatoia utilizzando altri tipi di browser che effettivamente fanno veramente ridere il loro utilizzo, perché è veramente scarso, però c'è chi vuole ancora il 7 e cerca insomma di andare avanti con l'installazione di altri tipi di browser che effettivamente io non consiglio. Quindi concludo il video dicendovi che se, ripeto in maniera velocissima, se dovete soltanto lavorare con qualche programmino e fuori da internet, potete continuare a utilizzare 7. Chi deve lavorare con l'online, assolutamente dico di disinstallare immediatamente, di togliere il 7. Chi è fortunato
con i driver può installare direttamente il 10, quindi pagando solo il sistema operativo, o l'11. Chi invece è meno fortunato deve per forza cambiare scheda madre o il processore in aggiunta o anche la RAM in aggiunta e così passare sicuramente al 100% a un sistema operativo 10 o 11. Spero di avervi fatto capire quale rischio si corre con il 7, invece come essere molto sicuri e molto più aggiornati nel mondo dell'informatica con il 10 e addirittura chi ha la disponibilità economica anche con l'11. Soprattutto versioni Pro, però per voi abbiamo visto che cambia pochissimo, potete anche acquistare comunque la versione Home. Ciao a tutti, alla prossima!